Bentornati a tutti sul canale di Finwaker. Oggi per voi una bellissima intervista in esclusiva in lingua italiana. Abbiamo qui con noi un ospite speciale, Giuseppe Cuna, in arte Hazel. Carissimo. Pensavate che era una scenografia, invece no, era un ospite. Allora, questa è la tua prima intervista in italiano, giusto? Sì. Ok, Sì, perfetto. sì, Ma sì. come mai questa scelta? Non ti è mai capitato? Oppure stai sul cazzo degli italiani? Sono più, interfacciato e adibito ad un pubblico estero. Per me è un grandissimo piacere poter fare un'intervista, insomma. Finalmente più in casa. Sì, esatto. Ok, perfetto. Esatto, sì. Io, prima di cominciare con le domande proprio, volevo chiederti un pochettino di raccontarci un po' di te. Sì. Raccontaci la tua infanzia, delle tue ispirazioni e poi andiamo un po' sulle domande un po' più specifiche. Sì, allora da piccolino diciamo che ho iniziato questo percorso di beatbox. Tu sei classe? 99. Sì. L'anno di 99, Matrix. Del 99 non c'era tutta questa gran tecnologia come ad oggi, non c'era questo mercato così saturo, questa quantità elevatissima di contenuti, eccetera. Il primo contenuto che vidi nel 2009 fu di Rahzel The Legend, che era appunto il primissimo beatboxer che vedi sul computer a tubo catodico di mia nonna. È stato incredibile. Appena vidi questo personaggio fare beatbox fu allucinante per me, perché era un VHS del 2005 del Red Bull BC1, dove lui si esibiva davanti a tutti e praticamente faceva questa fusione meravigliosa, unica, di beatbox e voce, dove praticamente cantava If Your Mother Only Knew, che era parte del suo disco, del suo vinile, un 33 giri meraviglioso. Praticamente faceva If Your Mother Only Knew, If Your Mother Only Knew. E io appena sentì questa cosa ero tipo wow, innamorato di questa persona. E quindi cosa successe? Che presi ispirazione dal suo nome, Rahzel, tolsi la R e l'H e quindi venne fuori Hazel. La pronuncia Hazel è giusta? Hazel e Hazel sono giustissime. Ok, sì. perfetto. Ok. Quindi non ho fatto una figura di merda, perfetto. Poi, diciamo, questa è per quanto riguarda la tua infanzia. Sì. Ti definiresti innanzitutto un beatboxer professionale? Io faccio il mio, sono un artista, faccio beatbox, l'ho preso in maniera più seria, più professionale di sicuro a partire dai 15-16 anni. Ok. Perché lì, in poche parole, pubblicai attraverso Swiss Beatbox, che è una piattaforma di beatbox praticamente la più grande al mondo. Liquid Flow all'età di 15 anni, il 2 agosto 2016, mi ricordo come se fosse ieri. The Vortex. Yeah. In studio dall'Accademia 49 di Cesena con Alessandro Medi, che fra l'altro saluto. Salutiamolo. E da lì iniziai a fare i miei primi suoni, diciamo, miei personali, come il liquid bass, il basso liquido, il vortex. Te lo sei inventato tu? Quello sì. Pure il vortex? E anche il vortex, questo qua. Questo è il vortex, devo dire, è proprio la sua firma distintiva. Poi il whale whistle, che deriva da un fischio di Bolsey, che è un altro beatboxer, Patrick. Massimo? No. Lui no. Esatto. Non è Massimo. No, Patrick praticamente Bolsey è il campione di beatbox in Inghilterra. Lo è stato nel 2000, mi pare, 13-14, comunque vecchia scuola. E fece questo fischio laser al centro, faceva una cosa così che non lo so interpretare bene, però canalizzai questa tecnica sul lato sinistro e quindi feci e quindi lì inventai il whale whistle, che è appunto il fischio della balena. Perché ha un fischio normale e sopra insieme una specie di tutte insieme un po' di noise bianco. Sì, praticamente sì, è praticamente voce e fischio scarno, quindi è e quindi questo è il mio whale whistle, che posso aggiungere anche col falsetto, modularlo cambiando un po' di cose con la guancia, tipo mi piace tantissimo, quindi Cazzo! sì. Mi piace da morire. Sì. Pazzesco. Queste qua sono, diciamo, le tue invenzioni personali. Sì, questi sono proprio dei suoni, dei sample che ho voluto implementare nel mio vocabolario di suoni, perché volevo appunto fare il mio stile, essere, diciamo, il più originale possibile.
e poi ho costruito le mie, diciamo, strutture, le mie cose, quindi dai. Ti voglio chiedere, ci sono delle tecniche di cui tu ti sei appropriato e che in cuor tuo sai di aver migliorato? Sì, assolutamente. Allora, io Vai, spara. Io ho fatto un copy-paste enorme quando ero piccolo, perché un po' tutti lo fanno, cioè prendere ispirazione. Perché come direbbe Shakespeare, il vero artista ruba. Sì, vabbè, il mio non è stato proprio un plagio, un rubare è stato un... esatto. Allora, Alem sicuramente campione mondiale 2015, dalla Francia, da Lyon, un artista col quale attualmente comunque sono in contatto strettissimo, quindi sono ultra felice di come sia andato poi tutto il percorso, beatbox eccetera eccetera. E lui lo ascoltavo ininterrottamente, una cuffia sì, una no, e per sentire me, sentire lui e copiare le tecniche. E mi ricordo che lui faceva questa cosa in extra beat, faceva era incredibile, perché lui aveva preso ispirazione da Kenny Mohammed, che era un altro beatboxer ancora. Quindi è una copia della copia. È una copia della copia. Vabbè, sì, però tipo è un prendersi ispirazione, è brutto dire copia della copia. È stato un copy paste brutale il mio, perché poi da lì ho preso altre tecniche e cose. Okay. Però Kenny Mohammed nel 2007 fece questa invece, che è molto simile, però fece... E quindi poi da Alem si innovò così tanto, io poi feci l'innovazione da quella di Alem. Quindi Alem faceva e io feci e quindi aggiunsi suoni, layerando, facendo cose, e poi misi anche tipo i miei suoni, diciamo, signature, il liquid, il vortex in mezzo, tipo eccetera eccetera. Però insomma mi diverto tantissimo, è un mondo puzzle beatbox, carta bianca, ispirazione, cioè è ultra creativo, mi piace tantissimo. Mi viene spontaneo chiederti come fai a mantenere il tempo? Cioè c'è un esercizio che tu fai per capire effettivamente quando stai a tempo o vai fuori tempo? Beh, è essenziale il metronomo. Quindi tu ti eserciti col metronomo? Sì. Tutt'oggi col metronomo mi diverto tantissimo a fare le combo delle suddivisioni ritmiche, tipo fare un 3/4, un 7 ottavi, un 13 ottavi. Un 13 ottavi ad esempio è un... mi piace da morire, sì. Giocare con i tempi, suddivisioni, cose, è bellissimo. Quindi sì, il metronomo, allora non lo uso tutti i giorni, però almeno quell'allenamento sporadico col metronomo settimanalmente ce l'ho sempre. E ti dà, almeno a me, dà quell'effetto di, insomma, avere controllo sul ritmo e comunque stare sempre, diciamo, a contatto col tempo. Ok, qual è la routine mattutina di un beatboxer prima di mettersi al lavoro? Ok, oggettivamente parlando, mi sveglio, devo sgranchire le labbra subito, quindi la lingua. Perché? Perché ti senti tutto chiuso, ti senti bloccatissimo. Almeno io ho questa esigenza di sbloccare i muscoli, di mantenerli attivi tantissimo. E ovviamente in bagno davanti allo specchio mentre mi lavo i denti. Oppure mentre mi lavo le ascelle, la faccia, tutto, la doccia. In doccia non ti dico, passa mezz'ora che faccio beatbox su beatbox, non la finisco mai, consumo acqua calda a non finire ed è un problema. Quindi Caldaia a gas o elettrica? No, a caldaia elettrica, sì. Quindi finisce l'acqua calda, sei fottuto. Sono fottutissimo, esatto. Bellissimo. E praticamente cosa succede? In bagno mi vengono le idee migliori. Sì, è vero. Perché l'acustica di un bagno riverberata, così diciamo ultra dispersiva, è come se rimbombasse nella tua testa. Prima di far colazione faccio un altro riscaldamento, finita colazione faccio un altro e poi niente, mi imbarco per lavorare, fare le mie cose. Però è prettamente riscaldamento.
Ok, Scaldamento voce e muscoli della bocca. ok, Perché altrimenti mi sento un botto chiuso. ok. Mi sento un botto atrofizzato dalla notte che sono stato tutto il tempo fermo. E dopo 8-9 ore che non faccio beatbox sento la bocca che davvero così. Devo riprendere il movimento. Sì. Tu sei comunque alla fine un performer e quindi diciamo devi sempre mostrare la parte migliore di te al pubblico. Sì. Ma come posso dire, quando tu devi combattere le tue paure personali, le tue insicurezze personali, tu come le affronti per poterle silenziare e tenere sotto controllo? Certo, io sono una persona molto schematica perché sono specializzato in programmazione, in informatica. Quando vedo che mi si presenta un problema o c'è una situazione complicata, la segmento, la divido in sezioni, Microtask. in micro task, subtasks. Mia mamma, la cito fra l'altro, mia mamma Salutiamo la mamma. è stata letteralmente l'unica persona che mi ha dato questo input importantissimo, cioè fare una cosa alla volta. Io che sono estremamente pieno di ADHD, cioè io sono ultra iperattivo, io sono davvero iperattivo e perdo l'attenzione così. La questione qual è? Che questa sua frase di fare una cosa alla volta, quando me la disse la prima volta in un contesto molto particolare che adesso non sto scendendo nel dettaglio, mi cambiò proprio la percezione dei problemi, la percezione delle difficoltà. Una cosa alla volta è talmente difficile da comprendere per una persona mentalmente iperattiva o comunque che fa fatica a concentrarsi su uno ed una sola cosa, che talvolta sembra talmente scontato come preconcetto che viene messo sotto al tappeto. Ma è una cosa così di base, così fondamentale per me, che io tendo proprio a schematizzare i problemi, suddividerli in sottocategorie, vedere bene qual è il piano del tutto, la situazione, e dopo affronto le cose metodicamente. Quindi se mi trovassi, per rispondere bene alla tua domanda, in una situazione scomoda o comunque dover affrontare un problema, lo suddividerei e affronterei le cose appunto layer per layer. C'è un oggetto specifico che tu, ad esempio, porti sempre con te? Come se Assolutamente sì, oh mio Dio, mi viene da risponderti subito a questa domanda. Ce l'hai qui? No, perché non ho lo zaino dietro, Ok. perché l'ho lasciato però è Sudowoodo, il mio Pokémon preferito. Numero 185 del Pokédex, è davvero importante per me perché secondo me caratterizza un concetto così underrated proprio nella saga Pokémon, cioè il fatto di essere un albero finto. Perché talmente noi ci basiamo su delle apparenze nella società, su un qualcosa che va oltre lo stereotipo, cioè proprio noi diamo per scontato che ci siano talmente tante persone con delle caratteristiche predefinite da noi, ma che in realtà non sono così, o delle situazioni che sono enormemente sbagliate, ma che in realtà non sono così sbagliate, o comunque tantissimi preconcetti che noi mentalmente preponderiamo in una maniera proprio incredibilmente sbagliata. Mi fai venire in mente una frase di Kafka, che ve la leggo. Mi sono vergognato di me stesso quando ho capito che la vita è una festa in maschera ed io vi ho partecipato con la mia vera faccia. E io dico un'altra citazione di Mr. Robot: How can you take off a mask when it stops being a mask? Noi quindi sappiamo qualcosa. Yes. Esatto. Qual è stato il fallimento o il no più difficile da incassare nella tua carriera? Ok, allora... Non ne ho avuti! No, non è vero, ne ho avuti tantissimi in realtà. Ok. Casting, anche presentazioni proprio in agenzie per, diciamo, artisti e non artisti privati e pubblici. Ho ricevuto davvero tantissime porte in faccia. Il no più grande, in realtà, che io mi ricordo che è stato davvero orribile, è stato nel 2018, fra l'altro saluto Lorenzo Spadazzi che è venuto con me quella volta a fare il primissimo casting di Italia's Got Talent. Minchia, ma Italia's Got Talent lo sanno tutti che è tipo un macellaio. Lo so. Mattatoio. Lo so, però ero talmente sicuro di avere un piano per Italia's Got Talent da annullare il mainstream e portare dell'underground, che è davvero lo human beatbox, proprio la forma più scarna dello human beatbox, e l'avevo portato in una maniera così tecnica e poco user friendly che ovviamente ad un palco di GT non è piaciuto per niente e sono ritornato a casa che ero distrutto, perché lì nel 2018, che era al Palacongressi, se non erro, di Rimini Fiera, è stata un'esperienza che appunto era bellissima, c'erano giudici esterni, cose eccetera,
problema è che ti dicono l'esito letteralmente il giorno stesso, la sera stessa. Adesso devi aspettare per alcune cose. Per la sera stessa io ero morto dentro. Ho detto wow, ho fatto qualcosa di sbagliato. Che fino al 2018, comunque facendo uscire il 2 agosto 2016 quel video che era diventato abbastanza virale su YouTube, Liquid Flow, che ne ho parlato poco fa, altre comunque concomitanze particolari, eccetera, eccetera, ho detto dai, secondo me, deve andare così, cioè secondo me sono dentro, sono a posto, zero totale. E io ho detto ok, lì è stata una lama incredibile, quello è il no più grosso che mi sono portato dietro, perché avevo una missione, non era solo per portare me su quel palco, era per cambiare sia metaforicamente parlando che a livello proprio umano uno stereotipo che è proprio quello della ricognizione del beatbox, perché non è rumore, è musica allo stato puro. Tu la puoi scrivere su un pentagramma, tu la puoi implementare come sample pack su un progetto di musicale, su un ambiente tipo Ableton, FL, eccetera eccetera. Tu puoi lavorarci col beatbox, tu sei un musicista se fai beatbox a tutti gli effetti, lo sei, non ci piove qua. Sì. Vorrei chiederti come tu invece riesci a staccare. Cos'è, diciamo, il tuo rito o la tua attività Videogames! Videogiochi prettamente retro, quindi si parla da Super Nintendo SNES fino a Game Boy Color, Game Boy Advance, PlayStation 2 è la mia console preferita. Incredibile che la Play 2 sia retro, però assoluta, sì, purtroppo sì. Però sì, cioè io sono davvero amante del videogaming e mi aiuta a staccare da appunto realtà di informatica, lavoro, casa, beatbox, eventi, cose eccetera eccetera, e sono in tutt'uno proprio col videogaming. Perché? Perché il videogaming mi affascina anche a livello di costruzione, nel senso che ci sono un sacco di cose che mi piace, diciamo, osservare, come le meccaniche, come la costruzione a livello di layer di grafica, anche le colonne sonore, perché ispirano e te le riascolti, te le vai a ricercare, bellissimo. Cioè il videogaming mi piace da morire, prettamente retro, ecco, sì. Se potessi dare un solo consiglio spietato al te stesso di 10 anni fa, quale sarebbe? Ok. Al limite del roast proprio. Sì. Di sicuro lo tranquillizzerei, nel senso che io sono una persona che di base ingigantisce davvero tanto i problemi, e lo rassicurerei dicendo che sta facendo la cosa giusta, sta percorrendo la strada che deve percorrere e non deve preoccuparsi sicuramente di qualsiasi tipologia di ostacolo che gli incombe davanti, che sia personale, pubblico, qualsiasi cosa, no, come abbiamo detto prima, da digerire o cose del genere. Cioè qualsiasi ostacolo fa parte del processo, e per me era difficile capirlo, perché lo vedevo in quote dappertutto, in citazioni ovunque, ma non lo ponderavo mai su me stesso, quindi questa cosa mi demoralizzava davvero tanto, quindi sì, di sicuro se davvero riuscissi a ritornare 10 anni fa mi rassicurerei. Volevo chiedere quindi quale sarebbe la tua eredità umana verso il pubblico che ti segue, chi apprezza il tuo lavoro, ma a questo punto mi viene da già sapere qual è la risposta, che è un po' una reinterpretazione di quello che ti ha detto anche tua mamma, cioè nel senso, non esistono grandi problemi, solo microtask. Sì, è vero, Okay, è vero. okay, Sì, okay. sì, assolutamente sì, sono stra d'accordo. Anche microsas, comunque, giusto per il... Micro SAS! Sì, microsas. E stu crosas. È proprio così, dai. Adesso faremo una reaction a dei momenti del beatbox nel cinema. Però ci sarà una piccola cosina, ovvero Hazel non potrà esprimersi a parole in italiano, ma solo in beatbox. Partiamo con la prima clip. Sono pronto. Che viene da Police Academy.
La prossima clip viene da Men in Black 2, una scena che ho puppato anche io. Sì, che è quella di, insomma, di l'agente J. Vai con la clip? Andiamo con la prossima, Pitch Perfect. 2. 2, Eighty Fits. Reggie Watts. Ultima clip, 8 Mile. Your style is generic, mine's authentic made. I roll like a renegade, uniclinic aid. My technique's bizarre and ill, I scar and kill. You were a star until I served you like a bar and grill. As I proceed to cook and grill you, that's all it took to kill you. You better recognize me like I look familiar. You wanna battle? You beat around the bush like you're scared to lick pussy, so you eat around the tush. I need a clown to push, someone that I can bully. Wait a minute, I don't think you understand fully. Eminem. Busta Rhymes. Pensavate che fossimo dei maleducati di merda, invece no, siamo qui a salutarvi. Ragazzi, questo era Hazel, per voi, Giuseppe Cuna, e mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciateci un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, e Hazel, vuoi dire qualcos'altro senza sparire possibilmente a sta botta? Se no devo sparire anch'io? Sas. Vabbè,